Che nuova stagione sarebbe senza il nuovo album di figurine ufficiali del Milan targato Europublishing? Corri in edicolo su Amazon a prendere la tua copia e non ti preoccupare, non correrai il rischio di trovare figurine dell'Inter. E visto che ci sei, regalati anche il calendario 2022-2023, l'unico con le pagine che si girano, come Giroud. Per info e costi visita il sito www.europublishing.it, cerca Europublishing su Amazon oppure chiedi al tuo edicolante di fiducia. Ti aspetta un campionato fantastico insieme ai nostri colori alla conquista della seconda stella. Acquistare la bottiglia di Franciacorta Brut AC Milan con l'etichetta celebrativa del 19° scudetto è semplicissimo. Basta andare sul sito www.lamontina.com/negozio oppure presso le tenute La Montina a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia. E ricordati che se ascolti Radio Rossonera o fai parte di un Milan Club ci sono offerte speciali pensate per te. E allora amici, ordinate o regalate una bottiglia di Franciacorta La Montina su www.lamontina.com e non dimenticatevi di brindare ai vostri amici interisti. Benvenuto a Lunch Press con trasmissione di Edoardo Matur. Cazzo guardi altre trasmissioni? Lunedì 9 gennaio, bentornati su Radio Rossonera, questa volta sul serio, non solamente un giorno come settimana scorsa. Da qui parte la rincorsa per la seconda stella, magari meglio di come ha fatto ieri il Milan, ve lo diciamo subito, però non abbiamo voglia di tirarci mazzate sui maroni oggi, ma come nello spirito di questa trasmissione discuteremo seriamente, ma ovviamente ci prenderemo anche per il culo con Leonardo Menini. Ciao Ciao a tutti. Oggi faremo come il Milan, faremo 55 minuti fatti bene, gli ultimi 5 un cesso di trasmissione. In realtà noi di solito facciamo l'opposto. Esatto, sarebbe 5 minuti seri come il Milan di ieri e 55 brutto rientro. Sì, ci aspettavamo effettivamente un rientro migliore, ma prima di andare a collegarci con Milanello oggi per vedere qual è il clima da quelle parti, Leo, 2 punti buttati via. 2 punti completamente buttati via, una partita dominata per 85 minuti. Non so se si sente il rumore del cesso, proprio. Sì. Caduti come polli nella trappola di Mourinho, oserei dire quasi. Trappola che poi è non giocare a calcio per 80 minuti e gli ultimi 15 spingere un po' di più quando il Milan si è andato a coprire. Qualche errore c'è stato, sicuramente, adesso li andremo ad analizzare. Certo è che... Non in questa trasmissione. No, non qui, dopo, aspettate dopo. No, più che altro la cosa è che ieri questo weekend si è fermata l'Inter, il Napoli e la Juve invece corrono. E il vero tema è che la Juve è rientrata in corsa scudetto, perché la Juve ha i nostri stessi punti. Mazza, quanta carne stai mettendo sul fuoco, sembri Cannavacciuolo. Hai sentito fino quanta carne al fuoco? Esatto. Una alla volta, perché innanzitutto partiamo da questa domanda, perché li abbiamo in collegamento tutte e due, penso, mi dicono dalla regia, qual è la squadra che gioca peggio tra Juve e Roma? Sì, perché questo va detto, Leo. No, va detto sicuramente che la Juve è un filotto che non puoi più far finta di non vedere. Ha un filotto di 8 vittorie, 0 gol subiti. Ragazzi, e la prossima va a incontrare il Napoli. Mister Mourinho, veramente complimenti. Io una squadra che gioca peggio della Roma non l'ho mai vista. Sì, ma io ti ringrazio perché ha già la parola giocare, è una parola che mi onora, perché ieri abbiamo fatto la partita, ci siamo messi tutti dietro la linea del pallone. Sì. E quello che non ha capito Pioli, che se voi stavate fermi con il pallone e le braccia concerte, noi sicuro non venivamo a prenderla. Ma è questo, ma infatti io guardi mister, io non l'ho capita la sua tattica fino all'85esimo, che ho detto li facciamo, non tocchiamo palla. Non puoi capire una tattica che non esiste, quindi non è un tuo problema. Esatto. Però allora la Roma, abbiamo detto, se la gioca con la Juve, anche la Juve è abbastanza orribile, un gioco abbastanza orribile, perché mira, ieri ha giocato per 85 minuti. Quindi mister Allegri, mi raccomando, però continuate così almeno alla prossima. Quando è che giocano? Sabato, domenica? Esatto. Allora, magari sono cantato. Magari la prossima volta, magari la prossima volta facciamo uno 0-0 così siete contenti tutti. Il bollettino ce lo teniamo per noi.
comunque perché dopo fa troppi gol succedono anche troppi. problemi. Sì, Comunque troppi. non sarà più zona Cesarini, sarà zona Allegri Sì, ormai, sì, quella sì. prima del 90esimo. È anche maleducato mister segnare prima del 90esimo, perché poi dopo gli avversari ci restano male, no? Ma io lo faccio per lo share, perché dopo uno si stufa e dice vincono 2-0, giocano in casa, solo la Juve che la guarda a fa. Invece se uno sei nell'85esimo c'è un pochino quel thriller, no? Che dice allora magari fa gol, magari non fa gol, magari gufo o non gufo. Poi Lo faccio per voi io. Dai, Danilo. Vabbè, Beppe, intanto posso dire una cosa però, scusa Beppe, sì, non sono Beppe, un commento proprio flash. Cioè, insomma, la Roma mi pareva la Juve comprata su Wish ieri sera, c'è una brutta cosa. Cioè, una più brutta, brutta, dici la Roba più brutta della Juve. Esatto. Mamma mia, cioè, raga. insomma, ce ne vuole, Abraham che è il Vlahovic dei poveri, stava a Zaniolo che non lo so, pare un organismo geneticamente modificato, ma non piglia la palla manco per sbaglio. Invece Dybala fortissimo. Dybala se lo tocchi ogni volta che lo toccavano faceva il segno della croce che non si rompevano due pezzi, però insomma vabbè. No, infatti Dybala fosse stato al Milan sarebbe stato rotto dal giorno 1 della firma del contratto fino alla pensione. Facevamo il puzzle a Natale, poi si veniva lo dava il puzzle in 3D di Dybala. Però con la carne vera, con le ossa vere. Ovvio, ma lo sappiamo che a Milanello avanzano tutti. A proposito, come siamo messi col montaggio di Maignan? Oggi abbiamo sospeso, abbiamo messo nel freezer il polpaccio per conservarlo, perché poi il tessuto muscolare si stava un po' squagliando, no? Un po' allora abbiamo congelato e ci pensiamo con calma. Non Zlatan, troppo, perché ieri come abbiamo giocato? Come ha giocato? No, Tatarusano ha giocato bene ieri, anzi aveva fatto anche un miracolo sull'ultimo gol, se i difensori se ne fossero accorti, perché ieri Tatarusano ha fatto un miracolo al 94esimo, poi lì c'era solo Abraham. Ma segnalo che è da ottobre, forse dall'8, correggetemi se sbaglio, che il Milan non chiude con un clean sheet. Dal momento in cui dall'1 ottobre c'era Empoli-Milan e ha giocato Tatarusano. Sì. Zlatan, dai, scongeliamo sto polpaccio, dai, è venuto. No, guarda, allora, perché stiamo aspettando, siccome sai quelle uscite che ci sono una volta a settimana in edicola, no? Sì. Manca quella per curare il polpaccio Rebic, ma dovrebbe uscire oggi. Sì, però di non continuare a smontare, anche perché ieri li ho visti, erano tutti e due vicini, non so di cosa. Non continuate a smontare i giocatori, perché poi dopo gli effetti sono quelli di ieri, perché Leo si dice Pioli ha sbagliato i cambi, ma la mia domanda è quali cambi? Perché noi nel titolo abbiamo scritto superficialità, cioè l'approccio del Milan superficiale, oppure mancano i cambi? No. Perché quando ti giri in panchina vedi tutti dicono ma adesso dentro Gabbia, e quello è, ragazzi, ma non è neanche Gabbia, ma io gli ho detto non mettere Gabbia, perché Gabbia è un centroavanti per la Roma e questo è. Infatti gli ho detto a Rebic non hai voglia di smontarne uno, ti faccio smontare Gabbia così non lo quello potrebbe essere un'idea. No, in realtà sono tutte e due le cose, Edo, sono entrambe le cose, mi spiego. La prima è che comunque per me ieri un po' è stato sbagliato, diciamo stati sbagliati i cambi non nei giocatori ma concettualmente, con una Roma che bisognava capire, non io perché ovviamente bisognava capire che la Roma faceva quella partita lì, avrebbe fatto quella partita lì, quindi per 80 minuti 0 e poi per andare all'arrembaggio. A quel punto se tu cosa fai? Cambi le impostazioni della tua difesa e passi a 5, metti Vranks che è difensivo, metti Gabbia e tutto, e si vedeva che andavi a fare gli ultimi 10 minuti soffrendo, e non puoi farlo perché Milan non è capace a soffrire, cioè non è capace a gestire una partita dall'inizio alla fine, ma questo non lo è da 3 anni. Ci saranno tanti motivi, ma Milan non è capace, deve continuare ad attaccare. Questa mentalità però, certo, e deve continuare ad attaccare. E Milan si è fermato, Milan ha fatto il 2-0, ha detto questi non ci vengono neanche a prendere alti, noi giochicchiamo. Sta lì l'errore, sta lì. In quel momento esatto hai perso la partita. Dopodiché però, ritornando sul tema, cioè non è colpa di Pioli se Giroud deve tirare la carretta e comincia. Non è colpa di Pioli se Giroud non segna, sembra imbalsamato. Subito non è imbalsamato, è che si è fatto tutta la prima parte di stagione, si è fatto tu dici che è imbalsamato, che fino all'altro giorno eri in spiaggia a Miami, cioè. Ma guarda, ti dico, se sapevo che dovevo venire a vedere questo pareggio, stavo ancora qualche giorno a Miami. Proprio la tocca. No, Mazzata, quando vuoi puoi anche tornare a giocare, perché adesso si parla anche di Supercoppa, ma che Supercoppa? Supercoppa, quando tra 10 giorni, no, non scherziamo, dai.
Dai, potevi flexare la nuova bronzatura. No, se flexo solo le treccine alla Laxalt, per il resto non si flexa niente. Quello è il tributo, il famoso tributo all'Axalt. E poi non si dice flexare, si dice slataneggiare. Sì, adesso il nuovo slang, però non prendetela con Giroud, anche perché è l'unico, ragazzi, che abbiamo lì davanti. Olivier, come stai oggi? Oggi sono un po' bloccato. Con la schiena? No, con tutto. Sto facendo la danza del robot, però ha detto Rebic mi fa una massaggia. No, non fa una massaggia. Non fatti avvicinare da Rebic, quello ha la tendenza a smontare le cose. No, ma ha detto c'ha una nuova terapia con l'elettrostimolazione. Lasciamo perdere. È meglio di no. Ma più che altro perché Olivier, tu ci sei lì davanti, perché l'Azetic è quello che dico, cioè sti giovani, ma sono potabili o non sono potabili? Perché questo adesso è il punto. Ma per me più che poi i giovani, che è vero, tu dici potevi metterlo dentro, va bene, ma il problema sono dove sono finiti gli altri. Cioè, poi si può parlare di calciomercato sbagliato e in parte posso anche essere d'accordo concettualmente, ma il problema è che ieri tu dovevi avere della gente tipo Rebic o Origi che ti entravano. Quella partita lì tu la vinci anche così, perché al posto di mettere De Ketelaere adattato a punta o comunque di avere un cambio obbligato, tu dici no vabbè, ma sai cosa, io provo con un po' di freschezza a vincere, ma lei metti dentro, non lo so, Origi. E questa cosa qua cambia. Ieri quelli sono, cioè non c'era, non uscivi da quei giocatori lì, eravamo in 12 praticamente, in 13. Non c'era neanche Krunic, non c'era neanche Messias, non c'era Origi, non c'era Rebic, ragazzi, io l'ho sono detto, tanti. bravo, cioè, finalmente qualcuno che sottolinea le cose che vanno sottolineate. Ciao ragazzi, sono qua bendato al buio, quindi perché Zlatan l'ha presa bene in certi cambi, ha detto che piuttosto doveva entrare lui in campo, però vabbè. Io ho detto Corrado è dura, però tutti mi criticano, ma io dico criticato un po' Mourinho, cioè pensate che tattica che ha messo in piedi, cioè le ha prese tutta partita per poi tentare l'assalto disperato in 15 minuti. Io davvero, cioè adesso scherzi a parte, perché oggi come al solito Pioli out, no? Appena non si vince tornano i Pioli out eccetera, ma Pioli cosa doveva fare Leo obiettivamente? Doveva non coprirsi, è l'unica diciamo colpa c'è freddo effettivamente era con la tuta sotto l'acqua No, non dare l'idea che adesso si difende. Quindi non è stato tanto il problema Gabbia o Vranks che non sono che soprattutto Vranks non è entrato affatto bene, ma non è il problema dei giocatori, il problema è concettuale, perché se tu rispondi a un cambio Mancini e El Shaarawy o Mancini e Belotti con togli Giroud, capito, e metti Vranks e Gabbia, è il messaggio. Per me il Milan questa cosa io me lo sentivo. Mister, che messaggio ha voluto mandare alla squadra? Ma io ho voluto mandare un messaggio che riuscivamo a vincere anche con Gabbia, però purtroppo non è stato così. Che era un messaggio. Non avevo valutato che c'era Tatarusano in porta, che poi ha fatto anche delle grandi parate, però sembra che c'ha il Bostic sulla linea di porta, ci fa un po' fatica a uscire. Però aveva fatto un'uscita ieri tra l'altro importante. Guarda, io sono d'accordo con Duliamo, scrive in pratica ci siamo portati la Roma in area. E questo è vero, è questo per me anche. La Roma sa far una cosa, l'ha detto anche Calabria, il capitano, i colpi di testa e gli angoli. Solo così anche perché la Roma segna solo così. Praticamente il 50% dei gol li ha fatti su calcio pensato. Però Francesco dice: ma dove si è coperto? Quei cambi li ha fatti perché erano spompati. Okay. Cioè, e lì davanti anche. Chi metti Nessuno. Lì davanti? Tieni così a questo punto. Non so cioè. Mister, oggi c'è da andare in società e battere i pugni sul tavolo. Se Zlatan la libera prima dalle bende. Ma esatto. Zlatan vuole andare lui a battere i pugni sul tavolo e ha detto che vorrebbe far giocare i suoi due figli titolari la prossima partita. A proposito di figli, hai visto che c'è un nuovo calciatore in Premier League che risponde al nome di Beckham, il figlio di figlio di sa se tira le punelle anche lui così. C'è le punelle. C'è il figlio, gioca ancora Ibra e c'è il figlio di Beckham, cioè per questi giovani come crescono alla svelta. Ma neanche troppo alla svelta, esatto, obiettivamente. Zlatan quest'anno sono 42, così te la butto lì. Nel 2023 su 40. Innanzitutto dovresti giocare. Neanche. Forse sei gol di Giroud. No, neanche. Devi giocare 42 anni. 42 anni, zio. Chi? Tu chi?
No, mi sono fermato a 33 e poi non sono più andato avanti. Quello era un altro. Ma Zlatan. saremo in due, cosa ti devo dire? L'altro leggermente più famoso, però va bene. Non credo, è difficile. Beh, difficile. Quanti believers aveva lui? Quanti believer? Believer. Qualche milione e ce n'è ancora. A mio avviso troppi, però sono qualche milione. Vabbè, vediamo questa cosa, andrò a verificare personalmente. Va bene. Allora, intanto diciamo, pareggiati dalla Juve in classifica, il Napoli ristacca a più 7. Cioè adesso chi dice oggi già me l'immagino tutti. Sì, siamo tornati. Pronto? Eccoci. Ho sentito partire la mia canzone preferita, dove siamo al Festival Bar Fiorello e Alessia Marcuzzi. Che piacere poi. Chi sarebbe chi però? Perché qui Io vorrei... Chi è che fa Alessia Marcuzzi, mister? Quello lo lascio decidere a voi, noi, perché con poi calma. giustamente ognuno fa le scelte. L'importante è che non mi si dica che non sono organizzato. Beh, insomma, ieri hai visto, sono un po' incazzato, mister Spalletti, quando mi hanno fatto notare questa scarsa organizzazione, poi gli regalano i rigori. Cioè, vabbè, dove fai la domanda come senza giri di parole. Quel rigore non c'era, sono tenuto a fare una domanda innanzitutto perché non l'abbiamo invitata. Che domanda le devo fare? Stiamo facendo le nostre considerazioni, cioè ripeti con me, il Napoli è una squadra organizzata. Ma mica tanto, mister, sembra un'altra. No, ho detto ripeti con me, il Napoli è una squadra organizzata. Che non mi si venga a dire che poi Osimhen calci i rigori perché decide così di tirarli lui quando doveva tirarlo il Masso, viceversa. Ma innanzitutto i rigori bisognerebbe battere solo quelli che ci sono. Cioè siamo la nuova Juve, stiamo diventando. È arrivato. Io ti ricordo che c'è la macchina del Nord, che non è una Panda, che porta avanti. Abbiamo le visto ieri, c'è solo un altro che è vittima come Spalletti. Dopo andiamo. Ma vittima cosa? Tonio. Tonio. Beh, mister, scusi, settimana scorsa parlava del Napoli che ha vinto i mondiali, voleva parlare solo dei mondiali, eccetera. Improvvisamente è tornata la favela. Esatto. La favela vuole parlare di campionato. 7 punti di vantaggio su due squadre che poi sono state palesemente agevolate, aiutate a tenere il passo del Napoli. Mister, si goda al primo posto, campione d'inverno. Ma che campione d'inverno? Qua l'inverno a Napoli non esiste, abbiamo solo primavera. Ma a parte che non è vero, sì, a Napoli c'è sempre il sole. No, mister, si dice così, avete vinto, insomma, la prima. Lucio, per favore intervieni tu e fai capire a Tonio che si sta sbagliando, perché qui parliamo della squadra che praticamente ha già in tasca il campionato grazie al miglior calciatore al mondo. Il miglior calciatore al mondo? No, ma infatti volevamo chiedere, ma Kvaratskhelia alla fine quando torna? Ma quando torna dalle vacanze? Ma ieri come ha giocato Kvaratskhelia? Ha giocato? Non lo so, non ne ho idea, sinceramente. Per il tabellino sì. Ma si vede che aveva voglia di riprendersi una pausa, perché poi lui è un calciatore intelligente, si sa gestire, capisce ma noi va quando bene, poi ma noi per carità va bene così. Ma noi poi abbiamo Osimhen che è superiore persino a Drogba no, questo adesso non lo so, però Osimhen rispecchia diciamo quello che roba. No, dicevo, c'è solo un altro che piange, che si lamenta vabbè, ma lì però è inqualificabile. Adesso mi dicono stia ancora piangendo dopo aver detto di non piangere da sabato sera. Esatto, prima intervista dell'anno, il calcio sarà un posto migliore quando gli allenatori non parleranno più di calcio. 7 seconda giorni partita dopo. neanche 7 giorni dopo. Siamo ancora lì a piangere per gli arbitri. Buongiorno Limone. Sì, buongiorno, e niente, volevo dire che quando praticamente il VAR fa tutto bene e noi vinciamo è una grande cosa, quando poi si dà contro, fa schifo. Basta essere ok, no, che ma poi sa anche cosa, mister, se giocasse con un attaccante, perché quello evidentemente è preso dalla strada, quello nero. Hai visto che ha fatto Lukaku, era per le strade di Londra, perché il Chelsea non lo voleva più, noi
un po' per riconoscenza l'abbiamo portato a casa, ecco. Che involuzione, sembra Veramente. Poi sei infortunato. Sembra Piontek nero. Sei infortunato poi. Si è infortunato. Sì, salta pure. la Coppa Italia. Questo è brutto. Ma ieri c'è stato a Monza Inter, è stato quello, non so come dire neanche, quello stacchetto che quando Lukaku sbaglia quello stop lì brutto proprio, c'è Dzeko che ride, però presumibilmente sta ridendo per un'altra cosa Dzeko, però l'hanno inquadrato subito dopo. Comunque hai visto Caldirola ex scuola nerazzurra, hai visto come ha esultato, perché ovviamente oggi a Monza è previsto l'arrivo del pullman. Sì, no? Eccolo lì. Ma sapevo che veniva fuori. Ecco, io farei rigiocare la partita perché non credo sia corretto che un ex vada a segnare contro la sua vecchia squadra. No, ma che c'entra? È un professionista. Ma dubito di io. Comunque, guarda, abbiamo presentato la terza divisa dell'Inter oggi. Sì. E avremo i calzettoni che sono gli stivali quelli da orto, quelli di plastica sopra il ginocchio. Perché? Perché abbiamo allagato la Pinetina e quindi era l'unico modo. Oh ragazzi, scusate, andiamoci a collegare velocemente, perché è un po' di giorni che non sento Lele Adani, non so che fine abbia fatto, Sì, ma ha detto dici. non è stato benissimo. Non è Lele, stato bene. Lele. Ciao Camel, ciao. Beh, ti sento Beh, bello sì, squillante. Ciao, Sì, ciao. sono appena uscito, ho fatto degli esami, dei controlli, tutto a posto, sono stato poco bene l'altra sera. Meno male, portate adesso va tutto bene, Lele. Sì, il gol della Juventus nel finale mi ha un pochino fatto collassare, no? Per quello sei stato l'ho male. preso un po' sul personale, Camel, mi sono un po' scaldato. Ma non fare così. Alla Juve che vince con il brasiliano, meno brasiliano di tutti, che è Danilo, insomma, Perché capisci meno che è un po'... Ma si perché chiama non sa Danilo? stoppare un pallone, Camel? Vedi che c'è anche il nome italiano, Danilo. Per quello. Ah, per ok. quello. Allora, quelli che si chiamano Danilo sono i classici catenacciari, non me ne vogliono, però Sì. Ma è un poi che pochino vergogna, hai la fortuna di essere nato in Brasile, ti chiami come un italiano fake. No, effettivamente Lele, questo è da... esatto, vedi. Questo è da Infatti, condannare, questo è da condannare. Esatto, Danilo non lo so, almeno poteva essere egiziano, però invece no, è anche brasiliano con il nome italiano, quindi è un po' deludente, però Camel, io mi sono rilassato con altre cose l'altra sera. Beh, adesso se si possono Sì, dire, sì, esatto, siamo Lele. alle tre. Cioè- Ho riguardato 3 volte la finale del mondiale, Argentina-Francia, il più grande di tutti. Madre di Dio, ma Lele- ma l'avete visto Messi al mondiale cosa ha fatto? Sì, l'abbiamo visto. esatto, adesso No, ho visto te invece, Lele, che è uscito quel video mentre stavi guardando i rigori, inginocchiato nello studio della Rai a pregare. No, non l'ho Non hai visto. visto? Tutta scena, Camel, eravamo d'accordo. Eravamo d'accordo. Con Marchisio basito. Marchisio diceva: ma cosa stava facendo tu in ginocchio che pregavi? Ma sai quante visual su TikTok che ho fatto? Su Instagram? per quello l'hai fatto. Ho pagato il caffè a tutti, no? Almeno Camel, questo è marketing, dopo su Lela Dani 24 adesso abbiamo tutti i video per la pubblicità, per farci vedere, siamo una comunicazione avanzata rispetto a voi del Milan o di quelle squadre. Sempre noi devi poi mettere. rossoneri non vi chiamate neanche Flamengo, capite? Che di base siete una squadra che comunque ha qualcosa in meno. Capito? Flamengo, sì. Va bene, allora ragazzi, fatemi salutare Lele Adani, H. Daniele Sporche, che ovviamente ritroveremo domani. Ciao Dani, ci fai ridere? Ciao ragazzi. Ci fai ridere anche nelle giornate in cui ci girano i Esatto. coglioni. Oggi è dura, È dura. Ma noi siamo riusciti a scherzarci Sì. comunque su. Adesso andiamo da Tommaso Turci, invece è po' di finito il serietà momento e Ciao, delle ragazzi. risate. Ciao Dani. Ciao, Dani. Ti vogliamo bene. Voi intanto però non fate i finti tonti, ricordatevi che potete, anzi dovete iscrivervi al canale YouTube di Radio Rossonera se ancora non l'avete fatto, mettere like a questo video perché ci sono solamente 77 like e siamo 400 persone collegate, e di abbonarvi a soli 0,99 al mese, ragazzi, è il segnale tangibile che ci date del vostro sostegno, della vostra... È fondamentale, se volete questo servizio scadente che continui, insomma, se volete continuare a offrirvi questa trasmissione qua, dovete abbonarvi. Ragazzi, vedo tanti senza il diavoletto, ma poi volete scrivere in chat col diavoletto? Un'altra... tanta roba. Leo, adesso subito se ne deve venire fuori perché sabato c'è Lecce. No, prima c'è il Torino, tra l'altro in Coppa Italia. Peraltro. C'è il Lecce senza Tonali, ma c'è il Lecce in una giornata decisiva. Il Milan lì già non poteva sbagliare con la Roma ieri, e sono punti che pesano. Con Lecce devi vincere perché c'è Juve-Napoli, punto. Ma
punto, non c'è gestione, non c'è 2-1 che tenga. Grazie a Simone che si è abbonato per il 12° mese e diamo il bentornato, primo collegamento dell'anno con Tommaso Turci da Zone. Ciao Tom. Ciao Tom. Ciao ragazzi, buon anno a tutti. Ciao, buon Ciao, anno a te. Come vanno le cose innanzitutto? Perché Tom sta per diventare papà, Cioè, non so. Aggiornamenti intanto? Si procede, tutto bene, dai, manca un mesetto, ce la godiamo per ora. Bene. Dormiamo quanto possibile. Esatto, metti fieno in cascina, Esatto. che ne servirà. Grazie a Marco e a Giorgio che anche loro si sono abbonati. Allora Tom, ieri tu eri a bordo campo, per cui la prima domanda che mi viene da fare è: cos'è successo? Cioè, tu hai capito che cos'è successo ieri? Ma allora, la sensazione è che per quanto visto nei primi 87 minuti, il Milan in totale gestione, nessuno potesse prevedere un ritorno del genere della Roma, e quindi la sensazione è che un pochino d'attenzione anche sulle palle inattive sia venuta a mancare, quindi si parla poi, riguardando anche gli episodi di zona e di una marcatura che è sempre stata fatta così, però poi se vai a vedere effettivamente i gol come sono arrivati con gli uomini che andavano a saltare da soli. Quindi io credo che con un pochino più di attenzione, ma anche nei dettagli, nelle piccole cose, penso ad esempio al fallo di Vranks che fa sì poi che si vada a far costruire quest'ultima occasione alla Roma, un calcio d'angolo dove magari un posizionamento migliore poteva far sì che la Roma non la riaprisse. Sono piccoli dettagli di una squadra che secondo me pensava di averla già vinta, cioè la sensazione è all'87esimo, per quello che è stata la partita, l'economia della partita, il Milan ha già i 3 punti in tasca. In realtà non è così, perché la Roma lo si sapeva che era una squadra che poteva fare male sulle palle inattive, sui calci piazzati, e così è stato, e senza costruire praticamente nessuna palla gol su azione, anzi senza praticamente nella totalità dei 90 minuti è riuscita a pareggiare la partita, una partita che il Milan meritava nettamente di vincere per quanto visto. Cioè Tom, per tradurlo tu dici un peccato di presunzione, quindi c'è un problema di mentalità. Ma non so se è presunzione, però mi sembra che la sia andata a pareggiare il Milan questa partita, non la sia andata a riprendere la Roma. Quindi secondo me sono più i demeriti del Milan che i meriti della Roma, anche nelle 2 occasioni dei 2 gol. Poi qua si può stare a parlare tantissimo della prestazione nel complesso, perché la Roma alla fine l'hai limitata, le occasioni che dovevi sfruttare l'hai sfruttate, hai sempre gestito, l'avevi addirittura chiusa questa partita, perché quando vai sul 2-0 a 10 minuti alla fine dopo devi indirizzarla definitivamente, non deve più succedere nulla, e quindi secondo me pesa tanto questo risultato qua nell'economia del campionato, e sono punti che non ti tornano indietro e sono dei brutti segnali, perché prendere 2 gol in una partita dove non hai subito nulla secondo me è grave per la squadra che è campione d'Italia. Peraltro dicevamo, poi dopo ti lascio la parola, che è da ottobre che il Milan non finisce una partita senza subire gol, per cui quello che era stato uno dei punti di forza dell'anno scorso, soprattutto nella fase finale, in questo momento vediamo la Juve arriva da 8 partite senza prendere gol, mentre Milan dall'8 di ottobre insomma comincia a essere preoccupante. Sì Tom, io mi collego a quello che dici, perché a me l'impressione della partita di ieri è stata che il Milan sia caduto nel trappolone, chiamiamolo così, di Mourinho, che è stato un po' non giocare praticamente per 80 minuti, perché io francamente non ho penso mai visto una squadra che non supera la metà campo volutamente a far pressione ai portatori di palla, ma per larghi tratti del match, al punto che veramente non mi spiegavo il perché il Milan non affondasse. Ecco, a me dà l'impressione che il Milan sia caduto in questo trappolone. La domanda che ti faccio a te è che la nostra impressione è anche che il Milan non riesca mai a gestire queste partite, non riesca mai a gestire, un po' perché forse non ne ha le caratteristiche, un po' perché magari i cambi di ieri hanno dato un'indicazione di mettersi tutti in area a difendere, e non è proprio la cosa migliore con la Roma e per quello che ha preparato la Roma. Ma allora, diciamo che se poi non vai a subire quel gol lì alla fine, stiamo parlando tutti quanti di un Milan che ha meritato la vittoria, di un Milan che ha subito pochissimo, che è riuscito a disinnescare tutta la Roma. Poi subisci quel gol lì, allora giustamente noi siamo qua a fare il processo a questa squadra che continua a subire gol.
Io credo e sono d'accordo con te sul fatto che dietro sta mancando qualcosa rispetto alla passata stagione. Può essere forse anche, come dicevate prima, presunzione, può essere forse un pochino di tracotanza, no? Ci si piace un po' troppo, si ragiona ancora da campioni d'Italia, però io credo che il problema di base non sia stato mettere un difensore in più ieri o provare a gestire il risultato, ma sia stato proprio nei dettagli, nelle piccole cose, dell'intervento in meno che si poteva fare, ed è una cosa che poi, se ci fate caso, sta succedendo anche all'Inter. Mezze palle che ogni tanto finiscono all'avversario oppure si giocano con sufficienza, quando in realtà ci vuole un pochino più di lucidità. Trappoloni di Mourinho non lo so, perché Mourinho non penso che avrebbe firmato per arrivare a 10 minuti dalla fine senza aver fatto un tiro in porta e senza aver costruito un'occasione sotto 2-0. Quindi diciamo che gli è andata abbastanza bene anche a Mourinho. È sicuramente un Milan, ragazzi, che deve registrare qualcosa, perché anche la partita di Salerno, e torniamo indietro di 3 giorni, c'è una partita che tu hai dominato, che tu dovevi chiudere ampiamente prima e hai rischiato di pareggiare, perché nel momento in cui la Salernitana accorcia le distanze può succedere di tutto, quindi bisogna crescere da questo punto di vista, bisogna farlo in fretta, ma non penso che sia un discorso di maturità di giocatori, ma proprio di cattiveria, abnegazione, fame, lucidità nelle piccole cose, delle scelte. Questo secondo me è un po' quello che sta mancando. Il Milan ha lasciato lì dei punti quest'anno con situazioni del genere, certo. Quindi sono punti che poi vanno a pesare. Però ti devo fare anche la domanda scomoda, Tom, perché molti tifosi oggi criticano l'atteggiamento di Pioli, criticano i cambi di Pioli. Io ad esempio in apertura dicevo, difficile criticare un allenatore che si gira e trova una panchina decimata dagli infortuni, popolata di giovani che ancora non hanno avuto il momento di fare l'esperienza. Secondo te è più colpa di Pioli, Tom, oppure è colpa di un mercato che non ha dato al mister quegli elementi per poter fare veramente turnover, per poter alternare? Prima parlavamo di Giroud, che si vede insomma un po' stanco, al di là dei titolari, diciamo, questo Milan è molto limitato. È vero, così come diciamo che gli infortuni hanno anche determinato un po' quello che è la scelta dell'allenatore, perché nel momento in cui tu non hai una profondità di rosa di un certo tipo e hai le scelte abbastanza obbligate, allora o lanci il giovane che ha poca esperienza e che comunque qualche errore te lo fa e tu lo devi accettare perché è un ragazzo giovane, oppure giochi sempre con gli stessi e poi dopo le energie mentali impiegate sono sempre tante, col discorso che adesso si comincerà anche a giocare una volta ogni 3 giorni, e le energie fisiche, quando comunque a una certa età, fanno pagare di conseguenza. Non so se onestamente si possa dare la colpa a Pioli rispetto a quello che è successo ieri. Secondo me è proprio un discorso lì di singoli e di attenzione. Cioè Matic, e torno di nuovo sull'episodio perché alla fine è quello determinante, certo. Perché il gol del 2-1 sbagli, Ibañez salta bene, tu sei a marcatura a zona e Ibañez va a impattare e fa gol e dici gol su calcio d'angolo, la Roma è forte e ci può stare. Ma Matic quando va a colpire di testa non ha nessuna maglia rossonera su di te, nessuna, cioè vuol dire che tu comunque quando entri in campo e sei un cambio e sei un giocatore che è entrato dalla panchina, hai ricevuto da Murelli, dallo staff tecnico di Pioli, e comunque sai dove devi stare sulle palle inattive, quindi anche se sei a zona non puoi lasciare quella parte lì scoperta, quindi c'è un errore comunque grave di concetto, di concentrazione a parte dei giocatori, perché almeno nonostante poi ci sia la fisicità di certi giocatori della Roma, che sicuramente è più importante di alcuni del Milan, la posizione la devi tenere, devi sapere dove stare, e alla fine non solo Matic colpisce il pallone, ma poi Ebram è anche il primo ad andare a chiudere sul portiere, quindi è proprio lì, è proprio un discorso di ultimo calcio piazzato. Chiunque abbia giocato a calcio a partire dalla terza categoria in su sa benissimo che
quando c'è disorganizzazione su una palla inattiva è un attimo che subisci gol, perché allora c'è l'uomo sul palo, quello sul corto, quello che va ad attaccare la palla, quello sul secondo palo, e anche se stai a zona, bene o male le zone le copri. Cioè, su quella palla inattiva lì, vi invito ad andarla a rivedere, il Milan era messo veramente male, e quindi significa che ti stai fidando al caso. Questa è la mia idea. Sì, poi soprattutto contro una squadra come la Roma che ha segna fatto solo così praticamente circa metà dei gol su calcio piazzato. Questo è, quindi alla fine si riparla di questo episodio qua, e sono tornato su quell'episodio lì perché se porti un po' più di attenzione su quella situazione vinci la partita, e siamo qua a parlare invece di Pobega che entra in campo, fa bene, segna il suo primo gol in campionato, sicuramente può essere un punto di forza importante. Siamo qui a parlare dei tanti giovani, una rosa corta, però comunque il Milan riesce a ottenere il risultato contro la Roma, però bisogna crescere anche da questo punto di vista. Adesso, come dicevate prima, appena sono entrato, c'è la partita di Lecce che diventa uno spartiacque fondamentale per il percorso di questa squadra, non si può più sbagliare. Per forza, anche perché i punti ormai sono 7. Allora Tom, senti, grazie mille di essere stato con noi. L'ultimissima, non so se posso svelarlo, me l'hai detto prima privatamente, però possiamo dire che tuo figlio si chiamerà Oluwafikayomi Oluwamidilola? No, è una bimba. Allora è andata male. Se no sicuramente l'avrebbe chiamato così, esatto, perché è comodo certo. come nome. Grazie ragazzi. Tom, ti abbracciamo, buon anno Tom, ancora, presto. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Beh, è comodo soprattutto quando devi sgridare. Dammi Lola. Va bene, allora ragazzi, da questo momento spazio alle telefonate, perché vedo la chat è bella calda, bella calda, quindi aspettiamo le vostre telefonate. Cerchiamo di essere concisi, così almeno. Una cosa, perché prima leggevo Massimo perché non vi ringraziamo noi se donate, non vi preoccupate, prima leggevo. Ci siamo disdicete. No, ringraziamo tutti quelli che sono abbonati, ma ovviamente cioè noi, poi diteci i motivi se per caso non siete soddisfatti di qualcosa, che di sdette o cose, però insomma sembra che il servizio che offriamo qui è di bassissimo livello, quindi un ottimo Allora, prima di andare dall'ascoltatore, ragazzi, vi ricordo che la Montina è il vino dei veri tifosi del Milan, che ci accompagna nelle vittorie così come nelle sconfitte, ma anche nei pareggi. È la risposta esatta per i festeggiamenti, ma anche per affogare i dolori di un pareggio al 93esimo contro la Roma, per cui il sito ormai lo conoscete, lamontina.com, andate perché ci sono offerte, codici sconti per noi tifosi del Milan, ascoltatori di Radio Rossonera, e soprattutto potete prenotare anche il vostro tour, visita guidata e degustazione alle cantine, che vi assicuro sono meravigliose. Io e lei ci stiamo organizzando per andare, per cui quindi fatelo prima, perché dopo non so quante cantine trovate, non resterà molto. Quindi andate prima. E apriamo, sono aperte ragazzi, 0249 428479, brevi e coincisi, ma vogliamo sentire la vostra su Milan Roma. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Antonio. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Volevo confermare innanzitutto che sì, il servizio è effettivamente di bassissimo livello. Sì, perfetto. Grazie Antonio. Questo primo messaggio dell'anno. Nel 2023 deve aprirsi bene, almeno in questo. Così però ci onori. Sì, onori. No, scherzo, siete bravissimi. Comunque ragazzi, no, niente, è stato già detto tutto, sono incazzatissimo per ieri sera e mi dispiace perché secondo me il vero problema nasce, lo avete detto anche prima, non scopro l'acqua calda, però secondo me il vero problema è effettivamente quello della presunzione e della mancata concentrazione, più degli infortuni e più del mercato di basso livello, perché per la Juve ha gli infortuni e ha fatto un mercato semi-disastroso, pure Allegri si gira e dietro ha Suleni, Retti, Fagioli, non trova Pogba, Vlahovic, eppure con la difesa giocando peggio della Cremonese a raggiungersi. Il problema è che noi dal 27, io me lo ricordo, il giorno della prima amichevole, prendiamo gol di testa, sempre su calci piazzati, gol su di testa o ribattuto. E lì i centimetri erano gli stessi l'anno scorso, Tomori e Kalulu, i centrali. Quindi è evidente che è un problema di concentrazione, di presunzione, non lo so, in qualche modo. Il primo problema, poi ci sono anche gli infortuni del mercato che non funziona, però il vero problema secondo me
è quello e in qualche modo va risolto. E poi vabbè, l'atteggiamento, quello che dicevate, sicuramente se stai dominando e loro non superano il centrocampo non c'è motivo di cambiare modulo e portarteli in area di rigore. Continua a giocare è un po' questo su cui, Antonio, io battevo il ferro. Sì, sono d'accordo assolutamente, Leo. Cioè, ti sei messo nella situazione in cui la Roma ti andava a fare i colpi di testa quando prima non andava perché non vedeva la biglia. Ma non solo, ma senza motivo, perché non è che ci stessero dominando, loro giocavano 3 attaccanti, come avevano giocato fino al 2-0. Belotti è entrato dopo che hanno fatto il 2-1. Quindi a tutto voler concedere tu metti un difensore in più quando entra Belotti, non prima. Cioè, perché è la stessa cosa l'ha fatta anche a Salerno, la stessa cosa abbiamo fatto, e anche a Verona. Poi sono d'accordo anche con chi dice vuoi mettere il terzo difensore per essere forte nelle palle alte, ma metti Ciao, che ha dimostrato a Verona, dove pure ce l'eravamo portati in area di rigore, che comunque in quei 5 minuti ha fatto il suo. Quindi, sì, poi, però carità, posso dire, cioè, tra Gabbia e Ciao, cioè, non è tra Gabbia e Thiago Silva, cioè, comunque... Infatti, l'errore principale, secondo me, è stato quello, dal punto di vista dell'atteggiamento. Cioè, nel senso, se tu giochi e giochi bene, il Milan stava giocando bene. Zeman, io so che se Zeman cambia modulo e mette la difesa a 3, è sicuro che prende gol. Allora preferisco che prenda gol continuando a fare il suo gioco, piuttosto che, io non dico che Pioli e Zeman, però nel momento in cui loro non superano il centrocampo non c'è motivo, non è che ci stavano, c'era l'assalto all'arma bianca. Esatto, e allora che dici va bene, metto uno in più, no? Anch'io è quello, l'unica cosa. Poi è vero anche il resto, cioè se tu ieri hai in panchina 4 giocatori in più che possono essere Rebic, Origi, Krunic e Messias, ragazzi, qualche cambio in più lo fa, cioè cambia. Però questo torniamo a quello che dicevo io, quando Allegri si gira in panchina non trova Baresi e... No, è vero, anche questo, capito? È vero. Allora, però l'ha sistemata. L'ha sistemata, però solo quella. Noi è da luglio che prendiamo gol sul calcio d'angolo. Io oggi ho visto un po' tutti in campionato, noi abbiamo preso 18 gol, di questi 18 più di un terzo, cioè 7, li abbiamo presi da palla attiva. A questo poi ci aggiunge anche i gol presi sul tap-in da palla inattiva, tipo col Chelsea, vi ricordate col Chelsea il gol che abbiamo preso? 3 calci d'angolo consecutivi, al terzo Tatarusano, Megnan, non ricordo chi c'era, e poi hanno segnato. Cioè è questo il nostro tallone d'Achille quest'anno. Perché? Perché manca attenzione, è evidente, e poi vabbè, manca anche l'attenzione nel non dare la possibilità di fare calci piazzati, perché ieri Teo Hernandez si spazzava e il calcio d'angolo loro non lo prendevano. Se Branks non faceva il fallo o non si girava, avete notato che sulla punizione Branks si gira e la palla lo prende sulla spalla e si impenna? Se lui non si fosse girato l'avrebbe ribattuta di testa. Anto, ti devo salutare. Scusate lo sfogo. No, hai fatto bene. Ciao Antonio, grazie. Ciao ragazzi, ciao. No, è per giustamente lasciare spazio anche ad altri sfoghi, perché lo vedo insomma che la chat è bollente. Prima però, ragazzi, vi ricordo da domani nuovo appuntamento su Radio Rossonera tutti i martedì post partite in casa. Sì, comunque poi vi daremo... Esatto, poi comunque vi daremo tutto nei palinsesti. Alle 17 sul canale Twitch fa il suo esordio Terzo Anello, una trasmissione giovane per i giovani, dai giovani per i giovani, dai tifosi, con messaggi vocali eccetera eccetera. Iscrivetevi al canale Telegram di Terzo Anello, in modo tale che quello è il canale che potete utilizzare per mandare i vostri messaggi vocali, che poi verranno ascoltati e commentati durante la trasmissione. Vedrete che sarà un prodotto divertente che vi piacerà. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono ancora vivo, Enzo. Ciao Enzo, buon anno a te, Enzo. Buon anno per modo di dire, dai. Ieri sera ho buttato la mia tabella nel cesso, i miei 45 punti nel cesso. Noi tutti gli altri almeno 2 ne hanno buttati nel cesso. No, ma è perché ero convinto che arrivavamo a 45 punti e ormai non ce la facciamo più, pazienza. Però devo dire una cosa, è dall'inizio dell'anno che io, non so voi, ma è dall'inizio dell'anno che io non vedo, della stagione calcistica intendo, che io non vedo una partita del Milan in modo sereno, c'è poco da fare. Quest'anno il Milan non è il Milan dell'altro anno, quest'anno il Milan
porta anche quelle che porta a casa, le porta a casa tribulando. Soffrendo. Troppi 2-1 Enzo, troppi 2-1, io vedevo anche nei risultati 2-1. Ma soprattutto la cosa sì, però gli altri che sono secondi in classifica invece vincono tutti 1-0 dopo il 90esimo, non è che gli altri lo so. Napoli a parte. Aspetta, e non giocando a calcio. E non giocando a calcio. Il Milan ieri ha giocato bene, raga, Madonna, bene. Per 85 bene, minuti. Ma è quello che mi dà fastidio, proprio quello vi volevo dire, cioè noi, ma anche la stessa cosa con la Salernitana. Cioè noi dominiamo le partite e poi dobbiamo avere paura di vincere. È come se abbiamo paura di vincerle, ecco. È come se noi a un certo punto braccino corto. Non lo so. Braccino corto voglio fare un attimino una polemica veloce. Dai, velocissimo, allora, velocissimo. Ascoltate, io voglio sapere se la Lega quando prepara le partite, le prepara con la testa o con il culo? Non ti rispondiamo Enzo, ma è quello che pensi tu. Perché? No, perché scusa, il Milan gioca mercoledì in Coppa Italia, se ho capito bene, giusto? Sì. Ok? Seguite il mio discorso. L'Inter gioca martedì. Mm-hmm. È possibile che il Milan va a Lecce e gioca sabato alle 18 e l'Inter che gioca un giorno prima gioca sabato alle 21? Vabbè, però sono 3 ore, l'Inter gioca a Milano, l'Inter gioca a Milano. No, certo. Vabbè, ma cioè, guarda. Noi facciamo una partita mercoledì e noi sabato dobbiamo essere a Lecce già in giornata, credo in mattinata, o addirittura venerdì sera, non lo so. Non lo so. Non ce l'ho con l'Inter, io dico come, cioè, non era più logico fare perlomeno al contrario? Vabbè, ci sta, registriamo questa cosa. Enzo, un abbraccio. Scusatemi, ciao Enzo. Ma di cosa? Comunque guardate che il Milan, nonostante tutto, è sempre tra le più forti del campionato, perché il Milan gioca a calcio. Non dobbiamo essere troppo critici. È andata male, va bene. Ciao Enzo, un abbraccio. Ciao. E più che poi in realtà questo che dice Enzo, per me le colpe eventuali della Lega vanno sul fissare una giornata di mercoledì il 4 con le partite alle 12:30, con la gente che è tornata a lavorare, però vabbè, io mi sono ripromesso quest'anno non voglio parlare delle istituzioni calcistiche perché se no veramente è una cosa di cui per fortuna non ne avevamo parlato, ma mi ha fatto venire in mente l'immagine di Infantino che si fa il selfie davanti alla bara di Pelé. È una roba che secondo me dà veramente la misura di quello che è che sono le istituzioni oggi, le istituzioni calcistiche. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Riccardo, chiamo da Milano. Ciao Riccardo. Ragazzi, no, ma quello che volevo chiedere, ad oggi si è aggiunto qualcuno alla lista infortunati odierna? No, spero di no. Adesso, ma al momento siamo liberi di toccarci, perché tanto siamo mezzo busto, non penso. Il dottorante non ha rovinato nessun altro. No, il dottorante dovrebbe tornare lui, più che invece rischia. Sì, secondo me si diverte più a fare il medico che a fare il calciatore. Beh, però, guarda Riccardo, arriverà, non oggi, ma arriverà un momento in cui dovremo parlare di Ante Rebic, perché secondo me, la mia idea me la sono fatta. E speriamo di non dover che non arrivi il momento in cui dobbiamo parlare di Divock Origi. Ce lo teniamo fino al 2025, giusto? Per me questa, per quanto mi riguarda, è l'ultima stagione di Rebic mia. Ma non perché non sia forte il ragazzo, è che da quando è qua, cioè, ha giocato quanto Ibrahimovic, però cazzo, uno ha 42 anni e l'altro ne ha la metà, quindi cioè la metà no, però mi chiedo, si dovrebbe aprire anche un discorso sui preparatori atletici e del Milan, perché cosa hanno studiato al CEPU? Non è possibile, 3 anni sempre pieni di infortunati, ragazzi, non lo so, io ma poi dopo anche Pioli, interviste, sì, io non parlerei, smetterei di parlare degli infortuni, smettiamo di parlarne, però stiamo parlando di una difesa che ha meno certezze dell'anno scorso, e sicuramente quello che volete, l'atteggiamento, le cose, ma non può non contare il fatto che il portiere titolare sia fuori da 5 mesi. 5 mesi per un polpaccio. E ancora non si capisce quando tornerà, è questo il punto, cioè un crociato dura 6 mesi, 7. Tirate fuori le foto di Mike Maignan, fateci vedere che è ancora vivo sto ragazzo. Non so, chiamiamo chi l'ha visto, probabilmente la redazione di chi l'ha visto riesce a trovarlo Maignan da qualche parte. Non lo so, il polpaccio di Maignan mancante. Per quello io dico che a me va bene, a me sta bene Riccardo anche i discorsi sul mercato, io sono anche in parte d'accordo con voi, ma se ieri in panchina avevi Origi, Rebic, Krunic e Messias che non erano in panchina ma non arruolabili,
qualcosina forse potevi mettere in campo ieri. Non lo so, capito? Cioè io più che il mercato... Il fatto che Pioli si gira e non ha nessuno di questi che hai appena citato. Poi, vabbè, io sono uno di quelle vedove di che sì, quindi secondo me anche che sì. No, ad oggi non ce lo meritiamo, Ricky, dai. Guarda, vabbè, comunque, più che altro quello che chiedo è, ma quando Pioli ha firmato il rinnovo di contratto, c'era una clausola inserita nel contratto in cui dice che è obbligato a schierare la difesa a 3 quando le cose stanno andando bene? Non lo so, 2 volte l'ha fatto, 2 volte abbiamo rischiato di... Anzi, ieri il patatrack. E a Salerno, se giocavamo 5 minuti in più... Sì, anche a Verona. Sono d'accordo. Su questo io sono d'accordo. Più che altro perché il Milan non è capace. Poi se il Milan diventa capace come la Juve a gestire il risultato, allora poi quello è un altro discorso. Il Milan non lo è ancora incapace. In quei momenti lì fa fatica. Fa fatica, che sia la Salernitana, la Roma o il Chelsea. Ricky, ti ringraziamo. Grazie Ricky. Grazie per lo spazio. A te, buona ciao. continuazione e forza Milan. Sempre. Ciao. E CDK? CDK ieri è entrato poco, ha giocato poco, ma per questo motivo, perché lui giocherebbe anche magari qualcosina in più se avessimo altri giocatori arruolabili. Cioè a me, più che insomma la retorica siamo gli stessi 23 di Salerno, a me sembra che sia in 14, se va bene, non in 23, in 14. Poi vabbè, cioè per carità ci sono i giocatori, però non è tanto De Ketelaere. Il problema è che De Ketelaere è l'unico giocatore che può entrarti dalla panchina e fare qualcosa. Non c'è nient'altro in questo momento. Sì, ma no, è perché intendo dire i giovani poco utilizzati. Cioè non trovo un'altra perifrasi. Cioè i giovani avevano detto ok, poi dopo ci sono i mondiali di mezzo, così Pioli avrà tempo di studiare. Ma è vero che De Ketelaere è andato al mondiale, mondiale, però Vranks, però ciao, ieri è entrato Gava. Qualcuno dice perché è entrato Gava. Per me l'uno vale l'altro in questo momento, però effettivamente mercato invernale non ce n'è e non ce n'è ancora stato. Mercato estivo praticamente è come se non ci fosse stato, perché non sta giocando nessuno, da Adli, da Ciao, da Vranks, quindi questo sicuramente è un capitolo che andrà affrontato. Ciao, come ti chiami? Pronto? Sì. Ciao, sono Stefano. Ciao Stefano. Complimenti per la trasmissione stupenda, mi piacete moltissimo. Grazie. Io sono una milanista del 59, quindi ho visto la Stella, ero a San Siro a vedere Rivera che vinceva la Stella, quindi potete capire la mia rabbia per ieri sera. Condivido molte cose che avete detto, in particolare l'assenza. Questo è grave per te, questa è una cosa non molto lo auguriamo grave. a nessuno. Sì, ma io ho subito Verona, Milan 5-3, quindi adesso posso sopportare tantissimi, quindi tranquilli. No, il problema è che per me c'è un problema grave, che l'avete detto anche voi, ma secondo me non l'avete rimarcato come va rimarcato, ed è l'assenza di Maignan, perché Maignan dà fiducia non solo a tutto il reparto difensivo, ma anche ai centrocampisti e attaccanti. È impressionante l'impatto che questo uomo ha nella squadra del Milan, e quando lui non c'è si vede, perché ieri sicuramente lui avrebbe posizionato meglio gli uomini, avrebbe dato le posizioni più corrette. Sono sicuro di questo, quindi, perché fino all'87esimo abbiamo giocato benissimo, non c'è nulla da dire, quindi la formazione era giusta, era corretta, poi sui cambi non darei mosche colpe a Pioli, poveretto, non fa il materiale che ha, però il problema è che l'assenza di un portiere come Maignan secondo me è clamorosamente importante per il Milan. Chiaramente poi c'è anche che sì che manca, anche questo, vi concedo anche questa alternativa, però per me Maignan è la spiegazione della sono d'accordo, completamente d'accordo in tutto quello che hai detto sul portiere, perché non è tanto il problema di Tatarusanu tra i pali, non tra i forse pali. Ci mancano più i piedi delle mani di Mike. No, ci manca la personalità. Anche la personalità e la sicurezza che lui dà a tutto l'ambiente. Perché quando la difesa sa che ci importa Maignan, giocano più sereni perché sanno che possono sbagliare. Invece quando non c'è lui la cosa è diversa. Sì, ma poi ieri in quella punizione lì lui sarebbe uscito. Poi magari la sbaglia, ma lui lì sarebbe uscito. Non è un errore, non uscire. Non è un errore. Ma se esci, la differenza tra un portiere normale e un campione è che lì, in quel momento, ti prendi la responsabilità di uscire. Ripeto, non è una colpa di Tatarusanu, perché non è una colpa. Sul secondo gol lui deve uscire, non esiste che stai in porta. C'erano 1000 giocatori però, c'erano tantissimi giocatori. Piazzati sulla linea non va bene. Però non è un errore concettuale. Cioè non è un errore. Non lo so su questo, però io ho anche giocato a pallone, quindi il portiere deve uscire. Il portiere se ha personalità
tanta, lì in quella situazione esce. Però è Maignan Bravo, questo, ragazzi. bravo. Cioè è merito di Mike Maignan che è il miglior portiere della Serie A. Questo è Certo, 5 mesi che è fuori, 5 mesi che è fuori. Stefano. Sì, Dimmi. chiudi. No, ti stavo ringraziando, chiudi. Pronto? Sì, Stefano, ti chiudi il sentiamo. concetto. Ah, perfetto, grazie e buona continuazione. Ah, ok, grazie. Ciao, Stefano, grazie. Ciao. No, perché io ho parlato sopra, volevo arrivare alla chiusura perché mancano ancora 6 minuti oggi, veramente dita calde sul telefono. Secondo me però, come spesso capita, Leo, che Tatarusano non sia Mike Maignan, l'abbiamo capito, non bisogna essere Nostradamus però secondo me, come al solito, ci stiamo facendo prendere un po' troppo la mano, perché ieri non abbiamo pareggiato per colpa di Tatarusano. No, non abbiamo pareggiato per assolutamente quello. Grazie Andrea Roberto, 19° mese. Pazzesco, Cotechino pazzesco. Salsiccia. Sì. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Patti. Ciao Patti. Patti. No, però sta voce, su di morale, Patti. No, ma io sono, contrariamente a tutti quelli che si stanno autoflagellando, io la penso sempre positivamente perché al di là, diciamo, degli ultimi 10 minuti, 11 minuti, io la squadra l'ho vista bene e secondo me è la squadra che sta giocando meglio attualmente. Io le vedo tutte le partite, quindi ho visto la Juventus, ho visto l'Inter. No, te ne perdi una, il Patti. Napoli. No, io ne le vedi guardo, più di Edo, Peggio, perché domenica, praticamente sabato e domenica sono stata in casa e non sono andata da nessuna parte, le guardate un po' tutte. Sì, ma quindi scusa, diciamo, sei stata dopo, lo possiamo dire che dopo la partita Juve comunque sei stata un po' male di stomaco perché vedere quella roba lì. No, ma infatti io sostengo, allora per il gioco dei grandi numeri fra poco ne perde una, perché è normale. E io speriamo non la prossima. Non la prossima, però potrebbe anche starci, magari comunque qualche punticello lo perde. Non è detto che vinca, ma tra Napoli che risultato vi aspettate? Vabbè, l'ideale sarebbe un pari. Vabbè, però come con l'Inter io purtroppo vado. Però io non do la vittoria della Juve, non lo so. Prima o poi incespica. Sarebbe. Però anche loro, sai, comunque sono lì. Lo so, però ti senti il Napoli a 4. Pietro ci va a notare che l'anno scorso eravamo lontani all'Inter allo stesso modo di oggi. Sì, no, è vero. Uguale, 7 punti. Però forse era il trend della squadra che ci precedeva essere un pochino diverso. Cioè il Napoli adesso al di là che il Napoli con la Samp non sta giocando in una maniera così sicura, cioè come dite voi gli è andato un rigorino all'inizio che Carlo dice ho sbagliato tutto nella vita, dovevo trovare una Patti invece la Patti ha trovato un interista, pensa a te. No, un ci siamo fatti rubare ma no, va bene, è interista ma non le segue neanche, lui guarda giusto il risultato se lo guarda, ma non è uno. Vabbè, ma scusa Patti, cosa devi guardare quella squadra scandalosa, obiettivamente. No, ma poi tra parentesi io mi immaginavo che comunque perdesse punti col Monza, perché ho detto fa un gran partitone, ho detto quella dopo la stecca. Il problema è che quando noi gioiamo per queste cose, perché un po' abbiamo gioito io come Galliani, ecco, esatto, io come il Condor. Capito? Poi a noi la partita dopo ci va sempre un po' così, magari non che perdiamo, però tipo ieri e ripeto, con la Roma ne abbiamo vinte una trafila di seguito ultimamente, gli scontri prima o poi dovevano cadere anche noi per il è vero però Patti cadere così no, certo che brucia, ci mancherebbe. Io non ho potuto neanche urlare perché dormivano tutti, perché i bambini dovevano andare a scuola per cui ho masticato amaro e fatto fatica ad addormentarmi, ero arrabbiata. Poi quando succedono queste cose qui sul Milan, io vedo un sacco di tifosi milanisti che cominciano e Pioli ha sbagliato tutto e io mi incazzo più per quello che per la partita. Patti, poi ognuno regge giusto che regge. Sì, ma è un trend continuo, è sempre così. Dico, ma un po' di fiducia gliela vogliamo dare a nostra squadra, che comunque è dalla fine del lockdown che siamo lì. E ci stanno le partite che vanno anche non bene o non come vogliamo. Abbiamo vinto anche delle partite al 92esimo, no?
e ci sta anche purtroppo che le pareggiamo. Io sono di quest'idea, il calcio è fatto così, la palla è tonda. Detto questo, Maignan ci manca. Allora, ieri Tatarusanu secondo me ha fatto anche una bella parata prima di prendere il gol, che ha tolto la palla dalla testa di Abraham, non so se vi ricordate. Sì. Però come dite voi, l'altro si prende la responsabilità al 93esimo e sarebbe uscito e l'avrebbe buttata via la palla, non so. Purtroppo a Tatarusanu gli manca anche però quella cosa lì. Anche Leo vorrebbe essere bello come Beckham, ma non è colpa sua se no. Vabbè, ho capito, tanto addirittura a Beckham piacerebbe, però No, cioè poi, non è colpa di Tatarusanu se non è un fuoriclasse, voglio dire. poi Adesso volevo dirvi che ieri Maignan c'era, cioè è vivo ancora, perché sì, l'abbiamo visto. È vivo. ma potrebbe essere anche uno stuntman, com'è che si chiamano quelle? Speriamo di no, dai. Quello che saltava sul sacco era uno stuntman. Sì, Vabbè, esatto. Senti, vi lascio, ci Patti, sentiamo che abbraccio. nei Ciao, prossimi Patti. giorni. Un abbraccio, ciao ragazzi. Forza Milan, sempre. Ci sentiamo nei prossimi giorni, perché tanto da oggi abbiamo detto, finito siamo per ripartiti, siamo ripartiti da qui fino a fine stagione, andiamo dritti sperando che insomma dai che c'è subito Torino mercoledì, ci dimentichiamo sì, di sto. speriamo in altri lunedì, non era il lunedì migliore per cominciare il nuovo anno, però nulla è perduto, come ricordava qualcuno. Anche l'anno scorso avevamo questo distacco dalla prima, i primi che dobbiamo crederci siamo noi. Se cominciamo a fare i disfattisti e Pioli e Gabbia e Tatarusanu non andiamo da nessuna parte. L'anno scorso quello che ci ha fatto vincere è stato il gruppo, ma a cominciare dai tifosi, cioè puntavamo tutti verso lo stesso obiettivo. Deve essere così anche quest'anno, perché comunque la squadra voi la vediamo sempre come qualcosa di lontano, di distante, eccetera. Non ma è loro così. sentono, no? le vibration, per cui fare i disfattisti a tutti i costi non ci porta da nessuna parte. Gli appuntamenti di giornata ve li abbiamo detti, il prossimo è il talk alle 16, gli altri per Filo rosso nero, la stanza dei bottoni, potete andare sul sito sezione palinsesto, oppure nelle stories di Instagram, dove tutte le mattine Leonardo Menini vi dà gli appuntamenti di giornata. Del nuovo appuntamento, esatto, di Terzo Anello domani alle 17 su Twitch ve l'abbiamo già detto, per cui non ci resta che ringraziare Morgan in regia, tutti voi che ci avete vi siete abbonati. Tutti voi, sì, è vero, siete stati tanti, grazie, che avete anche messo il like, che ci avete seguito. La notizia brutta è che torniamo domani alle 13. Ciao. Acquistare la bottiglia di Franciacorta Brut AC Milan con l'etichetta celebrativa del 19° scudetto è semplicissimo. Basta andare sul sito www.lamontina.com/negozio oppure presso le tenute La Montina a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia. E ricordati che se ascolti Radio Rossonera o fai parte di un Milan Club ci sono offerte speciali pensate per te. E allora, amici, ordinate o regalate una bottiglia di Franciacorta La Montina su www.lamontina.com e non dimenticatevi di brindare ai vostri amici interisti. Che nuova stagione sarebbe senza il nuovo album di figurine ufficiali del Milan targato Europublishing? Corri in edicolo su Amazon a prendere la tua copia e non ti preoccupare, non correrai il rischio di trovare figurine dell'Inter. E visto che ci sei, regalati anche il calendario 2022-2023, l'unico con le pagine che si girano, come Giroud. Per info e costi visita il sito www.europublishing.it, cerca Europublishing su Amazon oppure chiedi al tuo edicolante di fiducia. Ti aspetta un campionato fantastico insieme ai nostri colori alla conquista della seconda stella. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13. Per fare tanti